Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo questa videocamera per FPV della Foxeer. Si tratta della Micro Arrow V2, se volete acquistarla vi lascio il link in descrizione. Vediamo adesso le caratteristiche principali. La risoluzione è di 600 tvl, che arrivano a 650 se usata in bianco e nero. Il sensore è il classico Sony SuperAD 2 da 1/3, si tratta di uno dei sensori CCD più diffusi tra le videocamere FPV. È presente un SD per effettuare i vari settaggi video, in più abbiamo la possibilità di visualizzare a schermo la tensione della lipo e il tempo di volo. Questa caratteristica è molto utile per chi non ha uno SD esterno o integrato nel flight controller. La lente è da 2.1 mm, il sistema è PAL ma si può scegliere di acquistarla NTSC. Questa camera è IR Block. La Foxeer Micro Arrow può essere alimentata da 5 a 40 volt. Il consumo è di 70 mA. Il colore è nero, ma sono disponibili anche il blu e l'arancione. All'interno della confezione troviamo la camera, un set di viti, il cavo per i collegamenti, un manuale di istruzioni ed un joystick per navigare all'interno dell'OSD. Non è presente alcuna staffa di fissaggio che eventualmente va acquistata a parte. Questo è un aspetto da tenere in considerazione perché la Micro Arrow è troppo piccola per essere montata negli alloggi delle classiche 1177 o Swift. Il form factor infatti la rende ideale per i micro quad da 100 mm o simili. Se volete montarla su un frame più grande allora dovete prendere anche la staffa, trovate sempre il link in descrizione. La confezione comprende due staffe metalliche con relative viti di fissaggio. Lo spessore di 1,1 mm rende queste staffe solide e stabili. Caratteristica interessante di questa camera è avere una piccola prolunga per l'USD. In questo modo possiamo cambiare i settaggi della nostra videocamera molto comodamente, senza bisogno di smontare nulla. Vediamo ora peso e dimensioni. Questa camera è quadrata e ogni lato misura 19 mm. La profondità è di 19,2 mm. Il peso è di 5,6 grammi. Sul retro della camera troviamo il connettore per i collegamenti. Nel primo pin colleghiamo il positivo. Come abbiamo detto, la Micro Arrow supporta una tensione compresa tra i 5 e i 40 volt. Comunque il costruttore suggerisce di usare un back se sono presenti degli ESC con attivato l'active braking, perché altrimenti la camera potrebbe danneggiarsi a causa di picchi di tensione. Il secondo pin è la terra, il terzo il segnale, poi abbiamo il pin dell'USD e infine il pin per leggere la tensione della batteria. Una volta sistemata la camera nel quad e dopo aver collegato il joystick possiamo accedere al menu. Premendo il tasto centrale abbiamo accesso alle configurazioni standard delle camere basate sul sensore Sony come le 1177 o Swift. Se teniamo premuto il tasto su per 5 secondi abbiamo accesso al menu della Micro Arrow. Qui possiamo cambiare il nome visualizzato, regolare il valore di tensione se non dovesse essere preciso, scegliere dei preset di visualizzazione, la dimensione del font, se visualizzare il nome a schermo, il tempo di volo e la tensione della batteria. Quindi salviamo e usciamo. Infine possiamo spostare i valori tempo di volo, tensione e nome premendo per 5 secondi i tasti destra, giù o sinistra. Per concludere possiamo dire che questa Foxeer Micro Arrow si è dimostrata una camera FPV molto convincente. La qualità video del sensore Sony CCD SuperAD 2 è una delle migliori e adatta a tutte le situazioni di luce.
Il form factor la rende leggera e compatta, quindi oltre a risparmiare peso abbiamo anche una camera meno esposta agli urti. La prolunga per il joystick dell'USD si è rivelata molto comoda e cambiare la configurazione quando si è all'esterno è molto semplice. Poter visualizzare a schermo la tensione e il tempo di volo è utile, anche se i moderni flight controller o radiocomandi hanno già disponibili queste caratteristiche. Infine ho trovato molto comodo avere dei preset video, in particolare il preset Vivid riesce a conferire colori molto belli e si comporta molto bene nei cambi di luce. Questa era la mia recensione della Foxeer Micro Arrow V2. Grazie per aver visto il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace. Se volete potete supportarmi su Patreon cliccando il link a fine video.